Bentrovati a Dipinti a Voce, la rubrica video per conoscere più da vicino le opere della collezione della Casa Museo Pietro Ghizzardi. Ci troviamo infatti qui a Boretto, in provincia di Reggio Emilia, dove ha sede la Casa Museo, che ospita la maggiore collezione delle opere di Pietro Ghizzardi, artista irregolare tra i più noti in Italia ed in Europa, e anche l'archivio storico della sua opera. Pietro Ghizzardi è un artista senza dubbio autodidatta che nasce all'inizio del 1900, fa per quasi tutta la vita l'agricoltore, il bracciante, ma anche il pittore. Inizia a dipingere giovanissimo e dipinge praticamente per tutta la vita, creando anche da sé i supporti e i colori che poi va ad utilizzare. Pietro Ghizzardi raggiunge la fama in tarda età, verso i 60 anni, grazie alla vicinanza di Cesare Zavattini. Il dipinto che andiamo ad analizzare oggi è l'attesa, l'appuntamento. Quest'opera è stata realizzata da Pietro Ghizzardi nel 1974 e presenta molte delle caratteristiche delle sue opere di quel decennio. Pietro Ghizzardi, appunto, come anticipavo, ha sempre utilizzato una tavolozza in qualche modo autoprodotta, soprattutto nelle opere realizzate fra gli anni 40 e 50, che sono poi le prime conservate, tranne appunto qualche esemplare molto raro dei decenni precedenti, perché lui comincia a dipingere comunque a partire dagli anni 20. La sua tavolozza e l'insieme dei colori che utilizza sono autoprodotti con una sapienza quasi alchemica, ma che affondava le sue radici anche nel mondo contadino. Ghizzardi utilizzava appunto erbe, caligine del camino, sangue degli animali, escrementi degli animali, mattoni tritati e quant'altro, quindi una tavolozza molto naturale, potremmo dire. Negli anni 70, dalla fine degli anni 60 e poi maggiormente negli anni 70, quando comunque è già stato riconosciuto come pittore, ibrida questa tavolozza appunto naturale anche con i colori chimici, e questo quadro ne è un buon esempio, perché appunto qui ci sono i pastelli a cera, i colori a tempera. Fa anche qualche esperimento con l'olio, non in quest'opera, che vanno comunque questi colori chimici a impastarsi in qualche modo con i suoi colori più tipici. Invece vediamo ancora che comunque il nero è quello della caligine. Sappiamo con certezza che questo quadro, come tanti altri, è stato poi fissato, il colore è stato fissato con l'erba romice, che era un'erba curativa che lui utilizzava come fissativo e che effettivamente ha funzionato molto bene. Venendo invece appunto al soggetto del quadro e alla sua composizione, è piuttosto singolare anche questa. Diciamo che le scene ambientate nella pittura di Ghizzardi non sono frequentissime, chiaramente i ritratti sono ciò per cui è più conosciuto, e sono anche forse appunto le tipologie di opere che ha praticato più frequentemente. In questo caso c'è una scena invece nella natura, in cui troviamo elementi che abbiamo già visto in altre opere, come per esempio le gambe accavallate di questa donna, il seno nudo, ma comunque anche un movimento del collo e del volto inclinato, che mettono bene in risalto il senso di attesa e anche di malinconia che accompagna questa attesa di un incontro che possiamo immaginare sia di carattere amoroso ed erotico. Naturalmente il fatto che questa donna abbia appunto il seno scoperto ce lo suggerisce ampiamente. L'ambientazione naturale, proprio perché Pietro Ghizzardi riconosce da sempre nella natura una sorta di correlativo oggettivo della donna, quindi non sorprende che
di trovare un soggetto femminile in questa radura in cui c'è anche un corso d'acqua, immaginiamo un fiume qui sotto, e quindi quest'opera in qualche modo sintetizza alcune delle novità che Pietro Ghizzardi introduce maggiormente nella sua produzione proprio nel corso degli anni 70. Dal punto di vista dell'uso del colore, ma anche dei soggetti, proprio perché in quegli anni iniziano ad apparire con un po' più di frequenza scene narrative in qualche modo che forse avevamo già visto nei collage, ma che qui assumono un carattere sempre erotico, ma con una movimentazione anche prospettica di tipo più piano. Sono scene appunto in cui spesso uomini e donne si incontrano nella natura. Grazie per averci seguito e ci vediamo al prossimo episodio di Dipinti a Voce.